Sono Guido Parissenti, sono l'amministratore di Apogeo Space. Apogeo Space è una startup che ha come scopo quello di creare una costellazione di picosatelliti, quindi satelliti molto piccoli, meno di 1 chilogrammo, attorno alla Terra per fornire un servizio di connettività satellitare per l'IoT. Quindi noi andiamo a permettere a dispositivi principalmente di monitoraggio dispersi in ogni parte del globo, che non hanno la possibilità di connettersi a rete di telecomunicazioni terrestri, di inviare i loro dati, che siano quelli di, ad esempio, il settore dell'agricoltura, la logistica, con il monitoraggio ad esempio di container negli oceani, ma anche monitoraggio di infrastrutture, oil and gas, rinnovabili e così via. Il progetto sul quale siamo coinvolti è nato all'interno di una volontà di affrontare dei temi di sostenibilità che nel settore dello spazio sono visti solo dal punto di vista di sostenibilità delle orbite, quindi evitare di creare troppi debris, troppi rifiuti spaziali, ma ancora poco si pensa relativamente alla sostenibilità della creazione degli oggetti spaziali in sé. All'interno di questo progetto, quindi, insieme con i nostri partner, sia New Horizon, Spill Life e soprattutto grazie al cofinanziamento del bando IRIS di SMACT, possiamo affrontare temi che normalmente vengono affrontati all'interno delle altre industries, ossia quello di capire l'impatto ambientale, quello che andiamo a progettare e realizzare, e poi come questo impatto viene poi spalmato durante la vita operativa di quelli che sono i nostri satelliti. Sono Gaglio Sasha, direttore di New Horizon, una startup giovane nata da un paio di anni che ha un obiettivo, diciamo, abbastanza alto, l'idea di portare la sostenibilità nel campo space, e abbiamo deciso di verticalizzarci in questo settore perché sta diventando uno dei settori più importanti probabilmente per il genere umano. L'idea quindi è quella di realizzare un gemello digitale di una missione spaziale per consentire ai vari operatori del settore di poter avere un confronto, una valutazione analitica, quantitativa e non solo qualitativa del loro impatto nel mondo. Perché non dobbiamo dimenticare che comunque l'invio di satelliti, l'invio di artefatti, manufatti umani nello spazio prevede l'utilizzo di risorse terrestri che vanno ovviamente sottratti al bilancio ambientale della Terra. L'idea di portare questo tipo di consapevolezza aiuta l'operatore a fare scelte più ambientalmente ed economicamente sostenibili, quindi anche indirettamente la possibilità di scoprire come la sostenibilità ambientale spesso significa sostenibilità economica. La differenziazione che noi vogliamo portare all'interno di questo settore ha una doppia valenza, una valenza del tipo economico, chiaramente essendo un fattore differenziante ci possiamo mostrare diversi, con un piglio, un interesse diverso rispetto a questo tema che spesso è sottovalutato. Noi, avendo dei satelliti molto piccoli, l'impatto che diamo è molto limitato, quindi è quasi più un esercizio, ma apre la strada per degli studi più complessi e anche poi per spostarci magari verso piattaforme più grandi. Dal nostro punto di vista ha senso assolutamente investire in questo genere di attività relative alla sostenibilità e al calcolo del nostro impatto, sia per il fatto che non si può più ignorare l'impatto delle attività spaziali anche dal punto di vista della sostenibilità ambientale, sia perché questa cosa è rafforzata e verrà rafforzata sempre di più a livello normativo, legislativo, sia anche perché questo apre tutta una serie di opportunità dal punto di vista di finanziamenti ai quali possiamo accedere, grazie al fatto che possiamo dimostrare di aver fatto dei ragionamenti sulla sostenibilità e quindi accedere a quelle misure che effettivamente richiedono questo genere di attenzione. Dal nostro punto di vista è un qualche cosa che vorremmo sempre di più comunicare verso l'esterno, e sappiamo che questo è un tema di grande interesse non solo verso i nostri clienti, ma anche verso i giovani, le persone che possono voler venire a lavorare con noi, che richiedono sempre di più che le aziende presso le quali vanno a lavorare pongano l'attenzione su determinati temi di etica e di sostenibilità ambientale. Attualmente il nostro progetto quindi prevede la realizzazione di uno strumento di monitoraggio e di valutazione in tempo reale dell'impatto ambientale. Le sfide future che prevediamo e speriamo di continuare ad affrontare con il nostro partner Apogeo Space sono quelle di trasformare queste valutazioni che sono statiche in strumenti a supporto delle decisioni, strumenti propedeutici e proattivi che partono quindi da una valutazione analitica dell'impatto e che generino delle simulazioni
e di come le varie scelte che possono essere fatte sia in fase di design della missione che in fase poi degli operational hanno un impatto dal punto di vista ambientale ed economico, e quindi permettere tramite questo strumento analitico di fare la miglior scelta ambientale e economica. Crediamo quindi che questi strumenti, questi tool, questi supporti sia fondamentale iniziare a fare questi ragionamenti con i numeri, con l'analicità, altrimenti rimane sempre un'opinione, e è fondamentale soprattutto portare questi strumenti nel mondo spazio, perché probabilmente il futuro del genere umano sarà altrove, non nella Terra, oppure ci sarà un futuro che sarà inimmaginabile, ma quello che vogliamo dare noi è il nostro piccolo contributo per cercare di evitare di fare gli stessi errori che abbiamo fatto in passato nella Terra.